Ma buongiorno ragazzi, finalmente l'ultimo giorno di scuola. Siete tutti con la testa proiettati alle vacanze, ma mica solo voi, anche il sottoscritto. Come vedete me ne sto tranquillamente spaparanzato per terra a casa mia, nel mio studio, circondato dai miei libri, a non fare una beata, a non fare nulla, ecco, diciamo così. Com'è andata quest'anno? Io spero bene, ce la siamo cavata, è stato un anno un po' difficile, come del resto l'anno scorso. Sono stati 2 anni, beh, diciamocelo, 2 anni di merda. Questa pandemia non se l'aspettava nessuno, ha spezzato, alterato le nostre vite, però una luce in fondo al tunnel forse si vede. Quindi il primo augurio che io vi posso fare è che quest'estate, ecco, si riprenda un pochettino con tutte le precauzioni del caso a ritornare alla vita così bruscamente interrotta 2 anni fa. Questa pandemia ci ha imposto tanta didattica a distanza che è stata faticosa, è difficile rimanere a distanza, come dire. Il brutto di questa pandemia, ma di tutte le pandemie in generale, se ci pensate, è proprio questa del distanziamento sociale, di non potersi vedere, toccare, mentre queste sono le cose che più ci rendono umani, no? Intimamente umani, il guardarsi negli occhi, il toccarsi, toccare la mano, farsi una carezza sul viso, o perché no, fra fidanzati scambiarsi un bacetto. Queste sono cose essenziali per noi e a cui non si può rinunciare in nessun modo, se non temporaneamente. Quindi ecco, diffidate per esempio di quelle persone pessimiste, negativissime, che vi dicono le cose rimarranno sempre così, bisogna abituarci, non cambierà più niente, vivremo sempre con le mascherine, eccetera. Non ci credete. La nostra natura umana si ribellerebbe. Prima o poi la normalità, ritorno alla vita di tutti i giorni, e accadrà, insomma, ritorneremo a fare quello che facevamo pochi anni fa. Siate fiduciosi di questo. La didattica in presenza del resto l'abbiamo fatta quest'anno, negli ultimi tempi l'abbiamo fatta addirittura nel giardino di scuola, en plein air direbbero gli impressionisti. Siamo stati gli unici a fare questa cosa all'inizio, poi tutti ci sono venuti dietro, le altre classi, ma noi abbiamo lanciato la moda. Abbiamo fatto qualcosa che non era consentito, lo sapete, ci siamo mossi nell'illegalità, io sono andata avanti, ma voi mi siete venuti indietro, diciamo, siete complici anche voi, se succede qualcosa ci arrestano tutti, tutti. Ma cosa importa? Il prezzo della libertà, no? Come del resto sa bene qualcuno di voi che è stato beccato a infrangere il coprifuoco e ha pagato una multa, a me pare, di 280 euro, ma l'ha pagata con gioia perché appunto in nome della libertà si fa questo ed altro. È stato bello comunque fare lezione all'aria aperta, rotolarsi nell'erba, fare lezione, spiegare, studiare all'aria aperta è sempre bello piuttosto che stare nel chiuso di un'aula cupa, anonima, grigia. Anche quest'estate, se vi capiterà di leggere un libro, a voi non capita, lo so, però se capitasse fatelo all'aria aperta, alzate le vostre chiappe da quei divani e da lontano da quella TV e buttatevi piuttosto su una maca a leggere un libro con il sole in faccia, oltre che fare bene alla lettura, ne guadagnerete di abbronzatura, il che non guasta mai. Le materie che avete studiato quest'anno, matematica, fisica, i radicali, le equazioni di secondo grado, la legge di Coulomb, o di Coulomb, il mio latino, rose, rosarum, rosis, sì, lo so, prof, che palle, sì, lo so, ma non è questo che voglio dirvi. Volevo dirvi solo che queste materie, ora magari qualche collega si arrabbierà, lasciano il tempo che trovano. La vita vera è fuori da scuola. La scuola può essere una preparazione, una palestra, una formazione per formarvi alla vera vita, ma la vera vita vi aspetta fuori dal cancello, dal giardino di scuola, e con quella dovete fare un po' i conti tutti i giorni, per cui date l'importanza, il giusto valore a tutte le cose. Ora volete uscire, andate in giro, io sono il primo a dirvi fatelo, andate via per le strade del mondo, sulle spiagge,
spiagge, cocktail on the beach, i falò, la chitarra a cantare e suonare quelle canzoni tristissime, baciate la prima ragazza o il primo ragazzo che incontrate, purché siano consenzienti, altrimenti vi beccate una denuncia. Fate quello che vi pare un pochettino, la vita è fatta anche di occasioni. Orazio, carpe diem, quam minimum credula postero, vivi l'attimo, cogli l'attimo e del domani pensa in meno che puoi. La lezione del carpe diem è questa, di vivere il presente, di divertirvi, godere della vostra giornata, non pensando né a quello che succederà domani né a quello che vi siete lasciati alle spalle. Se pensate al domani è perché vivete male il presente e quindi magari sognate un riscatto, una speranza, un qualcosa di diverso che vi possa allontanare dalla vostra condizione presente che evidentemente non è felice. Lo stesso vale per chi si volge indietro a guardare il passato, magari una cosa bella che avete vissuto, ma per quanto bella possa essere, non vi può condizionare il presente. Quindi la lezione del Carpe Diem è: divertitevi oggi, godete la vostra vita, la vostra giornata e non pensate a nient'altro. Il rimpianto o l'attesa del futuro sono sempre brutte cose. Si può essere felici oggi, non ha senso dire sono stato felice o sarò felice, è un controsenso. O si è felici oggi o non lo si è, è semplicemente questo. Quando quindi vi capiterà di pensare, come dire, alla vostra vita, cercate di non avere rimpianti. C'è un poeta italiano, Guido Gozzano, che a me piace tantissimo, in una poesia molto bella, si chiama Cocotte, parlava del rimpianto in questi termini: non amo che le rose che non colsi, non amo che le cose che potevano essere e non sono state. Il rimpianto è tutto in questo sé. Se fosse andata così, se avessi fatto queste cose, magari no, e il rimpianto è tutto questo ed è brutto avere rimpianti. No regrets, just results. Amazon 9,90 mi pare. Ops, niente pubblicità. Non avere rimpianti mai, vivere la propria vita senza rimpianti, come in una gara, una partita di calcio, di qualsiasi sport. Si incontrano avversari di tutti i tipi, potrete incontrare avversari di gran lunga più forti di voi, con i quali sicuramente perderete. Però se vi impegnate, se lottate fino in fondo, se date il massimo, anche quando ci ripenserete fra qualche anno vi direte: ho perso, ok, ma a testa alta, ho fatto del mio meglio, ho fatto tutto quello che potevo, non è colpa mia se ho perso, ci ho provato. Se invece al contrario non vi impegnate, fate il minimo indispensabile, il minimo sindacale, fra qualche anno tornerete su e direte: però è andata così perché forse non ho dato il meglio di me, non ho dato il massimo, e quindi scatterà in voi il rimpianto. E questo succede anche nella vita: dovete dare il massimo in ogni situazione che vivete, condividete la parte più profonda, più vera, più segreta di voi con la persona che amate o con chi vi sta intorno, però date il massimo e non avrete rimpianti per il futuro. Cercate di essere felici, sforzatevi di essere felici. Vi può sembrare brutta questa espressione, sforzarsi di essere felici, però la felicità va cercata. A volte è vero, ci sta davanti, magari accoccolata ai nostri piedi e noi stupidamente non la vediamo, perché cosa facciamo? Guardiamo con gli occhi l'orizzonte lontano, lontano alla ricerca della felicità, e la felicità invece è lì davanti a noi, ai nostri piedi, e noi non la vediamo. Ma il più delle volte la felicità, ma anche in questo caso in realtà è uno sforzo, va cercata, non è facile trovare la felicità. Sicuramente non si trova la felicità da soli. Un poeta americano, Edgar Lee Masters, nella Spoon River Anthology, un libro molto bello, leggetelo se potete, in una sua poesia scriveva: "This is life's sorrow, that one can be happy only when two are". Questo è il dolore della vita, che si può essere felici soltanto quando si è in due. Ora, quando si è in due non significa che è felice soltanto la persona che è sposato, è fidanzata, e i single che fanno? Se attaccano, e non è
questo? Vuol dire semplicemente che non si può essere felici da soli, bisogna vivere la felicità con gli altri, con gli amici, rivalutate i vostri amici, per chi non ha l'anima gemella, i parenti, il vicino di casa, i cugini di quinto grado, chi volete voi, però non state da soli. Quest'estate vi capiterà senz'altro di prendervi una sbronza. Shock, dirà qualcuno che si scandalizza facilmente, ma non è un problema, fate bene, è la vostra età a prendervi delle sbronze. E non solo la vostra età, però non fatelo da soli. Se vi ubriacate da soli è semplicemente molto triste, e non fatelo, per carità. Bevete ma in compagnia, la felicità va condivisa, tutto qui. Come farete a riconoscere la felicità quando ce l'avrete o l'avrete trovata? Un altro poeta tedesco, Johann Wolfgang von Goethe, i nomi tedeschi quando si pronunciano sempre arrabbiati, perché sono un popolo un po' così, se sanno. Nel suo capolavoro, il Faust, il protagonista arriva addirittura a fare un patto con il diavolo pur di poter vivere un momento di vera felicità, e sarà quando potrà dire al momento: fermati, sei troppo bello, du bist so schön, sei troppo bello, fermati un attimo ancora, momento, sei troppo bello. È la sensazione che si prova quando state vivendo quell'attimo in cui state talmente bene, siete talmente così felici che vorreste che questo momento non passasse mai. Non vi capiterà questo momento se siete da soli, magari vi capiterà nelle situazioni più impensabili o più impensate, ma quando sarete con la persona a cui volete veramente bene, mentre baciate lui o baciate lei, o un giorno magari, se avrete dei figli, quando vedrete negli occhi vostra figlia o vostro figlio, vi sentirete riempire talmente di gioia che vi verrà spontaneo dal cuore dire: fermati, momento, sei troppo bello, du bist so schön. L'ultimo gioco che potreste fare è il gioco della felicità. Ogni sera, prima di andare a dormire, provate a chiedervi: sono stato veramente felice oggi? Posso dirmi felice? Ho fatto qualcosa di bello, di significativo, di utile per me e per gli altri, che per cui io possa dirmi di non aver buttato, sprecato via la mia giornata? Sempre Orazio, il nostro Lazio, diceva: letus deget qui licet in diem dixisse vixi, vive felice colui che può dire in diem, ogni giorno, tutti i giorni, ho vissuto, no? Voi potete dire questa cosa sinceramente, in serenità: tutti i giorni ho vissuto. Se lo potete dire, siete sulla buona strada. Se non lo potete ancora dire, non arrendetevi, riprovateci domani. Però fatevi questa domanda tutte le sere e vi aiuterà a capire a che punto siete sulla vostra personale ricerca della felicità. Che altro devo dirvi? Quindi divertitevi, andate in giro, fate che ve pare, che è quello che dico io spesso in classe, e che non vuol dire, come qualcuno pensa, distruggete tutto, bruciate tutto. È un qualcosa di un po' più intelligente, se permettete. Dilige et fac quod vis, ama e fa quello che vuoi. Non lo dice Rocco Siffredi, lo dice Sant'Agostino, non so se è chiaro il concetto. Vuol dire: fate quello che volete, ma seguendo la legge del vostro cuore. C'è una riflessione dietro, anche se è una riflessione di tipo sentimentale, comunque un qualcosa di più profondo, no? da quello che uno può pensare. Quindi ecco, fate quello che volete, però siate felici, divertitevi, vivete tranquillamente e serenamente la vostra estate e la vostra vita. Di una cosa sono certo: io non voglio più vedere le vostre facce da qui a 2-3 mesi, per quelli di quinta anche oltre. Spero di rivedervi, ma non a scuola. Ci vedremo, non lo so, per le strade, sulle spiagge. Personalmente me potrete trovare probabilmente in qualche baretto appartato a bere qualcosa, come dico spesso a quelli di quinta, a bere un non caffè.
La lista ovviamente dei baretti che frequento è top secret, non mi beccherete, però lo dico soprattutto per certe ragazze furbe che spesso mi hanno beccato e se mi beccassero ancora, ecco, siete autorizzati a offrirmi un Negroni o un Martini. Il Martini d'estate io lo gradisco molto e lo apprezzerei davvero. Quindi buone vacanze, buona estate, ma soprattutto buona vita. E per finire, per concludere, volevo citarvi la canzone di una cantante australiana, si chiama Sia, la canzone si chiama The Courage to Change, il coraggio di cambiare, è una canzone bellissima, il cui testo è fantastico, se avete l'occasione ascoltatelo, si parla del desiderio di cambiare vita, ecco, quest'estate che sia un'estate di cambiamento, di lasciarci dietro alle spalle la pandemia, le cose brutte che abbiamo vissuto e cambiamo noi stessi, cambiamo la nostra vita standing together, alzandoci insieme tutti quanti, e solo così potremo fare tutto. We can do anything, questo dice la canzone, e io vi faccio sentire un pezzettino piccolo, quindi sia the courage to change. Musica, maestro. World, I want to leave you better. I want my life to matter. I am afraid I have no purpose here. I watch the news on TV, abandon myself daily. I am afraid to let you see the real me. When it falls, pouring on me, the rain it falls, when it falls, sowing the seeds of love and hope, love and hope. We don't have to stay stuck in the weeds.